Ci parleremo di 5 nuove minacce informatiche del 2025 di cui nessuno vi parla. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Pensate che i vostri PC e i vostri smartphone siano al sicuro? Forse ti sbagli. Nel 2025 gli attacchi hacker ormai usano delle tecniche innovative, nuove e altamente sofisticate, che la maggior parte delle persone ignora o magari non conosce. Oggi ve le svelerò e alla fine di questo nuovo video saprete anche come difendervi. Ad esempio, una chiamata al vostro responsabile dell'azienda o da un parente. Saresti in grado di riconoscere che sia una chiamata veritiera o un fake? Le statistiche di impatto dell'MIT, del Technology, affermano che il 97% delle persone non sa riconoscere quello che è non sa distinguere un deepfake da un video reale. Inoltre, l'Europol afferma che gli attacchi deepfake sono aumentati del 700% dal 2022 al 2024. Sono stime incredibili. La prima minaccia informatica è proprio il deepfake phishing. A essere stata vittima di questo attacco è stata una nota azienda di ingegneria e design. Il dipendente è stato invitato in una video call che pensava fossero stati tra il gruppo delle video call sia i membri o magari anche uno staff a livello dirigenziale. Dopo aver accettato la call, che in realtà in questa call non erano presenti i veri membri, ma erano stati creati un video fake dove hanno convinto il dipendente a versare un'ingente somma di denaro, circa 25 milioni di dollari, ai cybercriminali. Secondo la Cyber Security Ventures, il deepfake phishing ha causato circa 10 milioni di dollari di danni solo nel 2025. E l'Università della Stanford ha inoltre affermato che hanno dimostrato che il 74% delle persone si fida di un deepfake, un video deepfake. State a pensare che ormai con l'intelligenza artificiale si possono creare dei video direttamente partendo dalle immagini e ovviamente strutturando, probabilmente come è stato in questo caso, strutturando anche la voce, quindi analizzando la voce, mettendo in uno dei tool intelligenza artificiale, sono stati in grado magari di creare questa tipologia di video che hanno ingannato questo povero dipendente di questa azienda. Come proteggersi? Ragazzi, ovviamente la base di tutto è verificare sempre tutto, quindi verificare qual è la sorgente e quindi non fidarsi solo di quello che può essere un link che hai ricevuto di invito e magari parlare con quelli che potrebbero essere i membri coinvolti in quella video call, accertarsi che sia una video call reale. E poi ovviamente quello che è davvero importante, e non lo ripeterò mai abbastanza, è avere un accesso al login, quello che potrebbe essere tutto quello che è la sicurezza informatica, sono basilari quelli che sono i relativi accessi ovviamente sicuri. E diffidate sempre di quello che potrebbero essere le urgenze, perché i cybercriminali puntano sempre ad avere un qualcosa tutto e subito. Porre qualcosa come urgente potrebbe essere un gran campanello d'allarme, quindi anche in questo caso diffidate di quello che potrebbero essere le richieste da parte soprattutto dei cybercriminali, che vi chiedono, come in questo caso, delle ingenti somme di denaro, magari dando delle spiegazioni abbastanza generiche. Voi magari pensate che sia quel dirigente che è composto all'interno del team amministrativo della vostra azienda. Accertatevi per bene quelle che potrebbero essere le loro reali motivazioni prima di accettare. Questi attacchi deepfake sono davvero pericolosi. I malware fileless. Che cos'è un malware? Per chi non lo conoscesse, è una tipologia di attacco che utilizzano gli hacker per bloccare delle cartelle contenenti dei file molto importanti e richiedere un riscatto, di solito in Bitcoin, per sbloccare questi dati crittografati. In questo caso i malware fileless sono difficili da individuare in quanto non intaccano direttamente il disco rigido ma la memoria volatile, quindi RAM. Questo attacco, come protagonisti abbastanza famosi, sono stati nel 2017 le banche europee.
Questo attacco è stato documentato direttamente da Kaspersky. Afferma che le banche sono stati corrotti quello che possono essere il corretto funzionamento dei bancomat e sono stati trasferite ingenti somme di denaro. Questo attacco fileless, appunto, è un attacco che, essendo difficile da rilevare, perché prendendo la memoria volatile, una volta spenti il computer, l'attacco cessa. Pur come avviene questo attacco? Può avvenire in diversi modi, quindi o tramite magari un'email di phishing che una volta eseguito quello che è il link, quindi una volta cliccato nel link si esegue quello che può essere quindi un file eseguibile all'interno del sistema e può creare questa tipologia di attacco, oppure tramite dei siti malevoli. Ricordiamoci ragazzi di diffidare sempre, vedere come abbiamo fatto, come vi ho suggerito ovviamente poc'anzi con i video deepfake, verificate sempre la sorgente, documentatevi sempre prima di aprire un determinato link. Ovviamente questo attacco non prende solo tramite link, ma gli attaccanti possono sfruttare anche quelle che possono essere le vulnerabilità all'interno di un sistema, ad esempio all'interno di un sistema che non è aggiornato, quindi non ha le patch aggiornate. Il consiglio è quello di tenere sempre aggiornate sia i firmware che le patch all'interno del sistema per evitare quello che possono essere le vulnerabilità. Beh, ci sono diverse procedure anche in questo caso. Oltre a verificare quello che sono le sorgenti, è bene formare il personale che è all'interno dell'azienda. Un'ottima formazione potrebbe mitigare quello che può essere questa vulnerabilità. O gli aggiornamenti regolari, quindi avere sempre le patch di sistema aggiornato. Questo potrebbe essere una grande mitigazione all'interno del sistema. Monitoraggio del comportamento di quello che possono essere le soluzioni di sicurezza informatica, ma ce ne sono tantissime sul mercato. Tenere monitorato anche magari il comportamento dei componenti di sistema, come possono essere ad esempio la RAM. Una cosa importantissima è limitare i privilegi, quindi limitare i privilegi a chi non ha necessità. Cioè non è necessario che ogni componente di una determinata azienda sia amministratore. Questo potrebbe mitigare quello che possa essere un rischio, perché una volta che il malware comunque ha l'accesso al sistema e si possono magari effettuare magari anche tramite Microsoft PowerShell, si possono attuare quello che possono essere dei comandi malevoli su controllo, su quello che potrebbe essere un controllo di un determinato sistema, e non avendo un account, quindi un utente con privilegi elevati, ad esempio quello dell'amministratore, questo potrebbe essere un'idea per mitigare il rischio. Devastante questo attacco malware. Ma adesso ragazzi parleremo della terza minaccia, gli attacchi IoT. Negli anni i dispositivi sono aumentati. Pensate che nel 2025 sono stati rilevati ben 75 milioni di dispositivi IoT. Per dispositivi IoT si intendono tutti quei dispositivi, ad esempio della domotica di casa, che possa essere una presa smart, come può essere una lampadina, un qualsiasi dispositivo che ci aiuta per esempio nella domotica. Nel 2024 sia Netflix che Amazon sono state vittime di un attacco DDoS. Che cos'è un attacco DDoS? Un attacco che utilizzano gli hacker per sovraccaricare i sistemi. In questo caso hanno utilizzato delle videocamere smart per sovraccaricare i sistemi di Amazon e Netflix. La mitigazione di questo attacco, ragazzi, è sempre il medesimo, cioè se ad esempio ognuno di noi penso che in casa ha almeno un dispositivo IoT dalla presa smart, come mitigare queste vulnerabilità, come proteggerci da questa vulnerabilità? Beh, la base di sicurezza informatica ci insegna che avere delle password non predefinite potrebbe essere una buona idea, e avere una password strong è davvero un must have. E inoltre ricordiamoci che nei dispositivi IoT bisogna sempre tenere aggiornati il loro firmware. Sono davvero tante le case che producono questi dispositivi IoT. Tanti sono controllati anche per esempio da Alexa, ma non esiste solo Alexa. La quarta minaccia sono i ransomware evoluti. Ben il 66% delle aziende nel 2024 è stata vittima di un attacco ransomware.
fonte direttamente presa dall'IBM Security Report. Ragazzi, che già dal gennaio 2024 la vittima degli attacchi ransomware è stata il Larry Children's Hospital di Chicago, che direttamente da un gruppo chiamato Raisida il quale hanno blindato 600 gigabyte di dati del suddetto ospedale e hanno richiesto un riscatto di ben 3,7 milioni di dollari. Questi dati all'interno c'erano magari delle cartelle cliniche, dei dati di determinati pazienti, radiografie, o tutto ciò che concerne magari una clinica ospedaliera. La suddetta clinica si rifiutò di pagare e dopo il rifiuto da parte dell'azienda il gruppo hacker ha deciso purtroppo di divulgare questi dati e renderli pubblici. Hanno coinvolto quindi ben 791.000 persone e in questo caso tutti i dati sono stati, virgolette, presi di mira. Parleremo di un attacco chiamato quantistico. Questa minaccia quantistica non è ancora in essere, vale a dire non ci sono stati ancora dei casi. Cosa si intende per minaccia quantistica? Quantistici non ancora evoluti potrebbero decrittografare velocemente tantissimi dati, quali ad esempio gli accessi e le nostre password. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti nel 2022 ha dichiarato che i nostri sistemi di autenticazione e di crittografia attuali diventeranno decisamente obsoleti per i computer quantistici, con l'elaborazione da parte dei computer quantistici. Infatti sta attuando una protezione da queste tipologie di vulnerabilità che comunque avverranno in futuro e sta attuando comunque un piano per proteggersi da questa tipologia di vulnerabilità che sarà in essere entro il 2035. Ovviamente Google e IBM non stanno lì a guardare. Pensate che nel 2019 Google ha affermato di avere già una supremazia quantistica, che dimostra in questo caso che i computer quantistici possono fare dei calcoli impensabili, ovviamente paragonato anche a un computer tradizionale. IBM e altre aziende stanno già lavorando in quello che possa essere un sistema di crittografia adeguata a questa tipologia di innovazione, quindi computer quantistici. Ovviamente, ragazzi, qui stiamo parlando di un qualcosa che va ben oltre di quello che sono i computer attuali. I computer quantistici si parlano che potrebbero tra virgolette eludere quelli che sono i sistemi di difesa inerenti alle crittografie, quindi ad esempio quelli dei sistemi bancari, ma si parla di computer quantistici che possono risolvere dei calcoli di circa 4000 qubit, che sono davvero tantissimi. Pensate che attualmente siamo arrivati a un 1000 qubit, quindi non ci stiamo a preoccupare nell'immediato, osservando quello che è stata l'evoluzione dell'intelligenza artificiale in pochissimo tempo. Lo stesso vale per i computer quantistici. Siamo parlati da essere un qualcosa di astratto ad avere dei computer quantistici che riescono ad elaborare circa 1000 qubit. Possiamo fare noi comuni mortali, ovviamente, oltre, come ho detto prima, a mettere delle password forti, avere delle multifactor authenticator. Ad esempio già le banche lo fanno, cioè per esempio per accedere a una banca, oltre a mettere la password, ti richiede un password o codice che sia, ti richiede magari autorizzazione tramite il cellulare. Per esempio con l'iPhone uno fa l'autenticazione tramite il viso, no? Oppure tramite l'impronta digitale se uno ha magari un Android. Tutte queste misure potrebbero portare ad avere oltre a una maggiore consapevolezza di quale possa essere un danno dovuto a questa tipologia di tecnologia, magari anche una maggiore sicurezza nell'operare all'interno magari di internet, o quando entriamo ad esempio, come abbiamo già detto prima, in un sito bancario. Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Oggi abbiamo visto 5 minacce informatiche del 2025. Quale vi preoccupa di più? Quale secondo voi potrebbe essere la più interessante? Magari scrivetelo nei commenti, lasciate un bel like e ci vediamo alla prossima. Ciao bella gente!